Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast pensato per chi sta imparando l'italiano e vuole fare passi avanti con fiducia, naturalezza e un po' di cuore. Sono Luca e come sempre sono qui insieme a Francesca. Ciao a tutti, cari ascoltatori. Che bello sentirvi di nuovo. Oggi siamo qui per un'altra lezione intermedia, pensata per chi ha già una base solida di italiano e vuole migliorare la comprensione orale, arricchire il vocabolario e parlare in modo più spontaneo. Esatto. E oggi abbiamo scelto un tema molto speciale, un tema che parla al cuore di tutti. Andrà tutto bene. Sì, perché a volte nella vita capita di sentirsi un po' sopraffatti, preoccupati, insicuri. Magari per un esame, per un colloquio di lavoro, per una decisione importante, o semplicemente perché la giornata non è andata come speravamo. E in quei momenti sentire qualcuno che ci dice con dolcezza «andrà tutto bene» può fare una grande differenza. Non è solo una frase, è un modo per ricordare a noi stessi che siamo resilienti, che possiamo superare le difficoltà, che ogni situazione, anche la più dura, prima o poi passa. Proprio così. E oggi, attraverso dialoghi realistici, frasi utili e un po' di calore umano, vogliamo accompagnarvi in un viaggio rassicurante, ma anche ricco di apprendimento linguistico. Il livello di questa lezione è intermedio, perfetto per chi ha già una buona comprensione della grammatica e vuole esprimersi con più naturalezza. E non preoccupatevi se non capite tutto al primo ascolto. È normale. L'importante è ascoltare con attenzione, seguire il flusso della lingua e lasciarsi trasportare dalle emozioni e dal contesto. Con il tempo tutto diventerà più chiaro. Oggi imparerete nuove parole, frasi comuni che si usano nella vita quotidiana e soprattutto capirete come gli italiani si sostengono a vicenda nei momenti di difficoltà. Perché in Italia quando qualcuno è giù non restiamo in silenzio. Ci avviciniamo, ascoltiamo e diciamo «Tranquillo, ce la farai, andrà tutto bene». E ora, senza ulteriore indugio, iniziamo insieme a questa nuova puntata di Italian Pod. Pronti? Via! Prima di ascoltare i dialoghi, facciamo un breve ripasso del vocabolario che vi servirà per capire meglio la situazione e le frasi che sentirete. State attenti alle parole e alle espressioni che vi presentiamo ora. Sono essenziali per seguire la conversazione e per arricchire il vostro italiano quotidiano. Cominciamo con la prima parola, preoccupato. Si usa per descrivere qualcuno che ha ansia, paura o pensieri pesanti riguardo a una situazione. Per esempio, Lisa è molto preoccupata per l'esame di domani. Poi abbiamo ansia. È uno stato d'animo comune quando si è sotto pressione. Non è solo paura, ma una sensazione interna di tensione. Esempio. Ho tanta ansia prima di un colloquio di lavoro. Altra parola importante, respirare profondamente. Un'azione semplice ma potente per calmarsi. Quando sei agitato, respirare lentamente e con profondità aiuta a ritrovare la calma. Potete dire, fai respiri profondi, ti aiuterà a sentirti meglio. Ecco prendersela con calma. Questa espressione significa non farsi prendere dall'agitazione, procedere con pazienza. Per esempio, domani hai l'esame? Allora prenditela con calma stasera. Non studiare fino a tardi. Passiamo a andrà tutto bene. È la frase chiave della puntata. Una frase rassicurante, piena di speranza. La si usa per dare sostegno a qualcuno o a se stessi. So che ora sei triste, ma andrà tutto bene, vedrai. Un'altra espressione utile. Non sei solo. Significa che qualcuno è vicino, che c'è qualcuno che ascolta e sostiene. È una frase che dà conforto. Non devi affrontare tutto da solo.
Non sei solo, ci sono io qui con te. Poi abbiamo un momento difficile. Si riferisce a un periodo complicato della vita, problemi di salute, lavoro, relazioni. Esempio, so che stai attraversando un momento difficile, ma passerà. Infine, credere in se stessi. È fondamentale per superare le sfide. Significa avere fiducia nelle proprie capacità. Devi credere in te stesso, perché sei più forte di quanto pensi. Ripetiamo insieme velocemente. Preoccupato, ansia, respirare profondamente, prendersela con calma. Andrà tutto bene, non sei solo, momento difficile, credere in se stessi. Ora che conoscete queste parole ed espressioni, siete pronti per ascoltare il primo dialogo. Presto attenzione al tono, al modo in cui le frasi vengono usate nel contesto reale. Tra poco sentirete Lisa e Fabio in una situazione quotidiana, molto vicina alla vita di tutti noi. Fabio, non ce la faccio. Sono giorni che non dormo bene, ho l'esame tra 2 giorni e ho la testa vuota. Continuo a pensare, e se sbaglio tutto e se non sono abbastanza preparata? Lisa, respira un attimo. Vieni qui, siediti. Guardami, sei tu che hai studiato ore ogni giorno questa settimana. Sei tu che hai superato prove difficili anche prima. Perché ora dubiti di te stessa? Non lo so, forse perché questa volta è diverso. È un esame importante, cambia tutto. Se non lo passo, forse perdo l'opportunità del tirocinio. Capisco che ti senti sotto pressione. È normale avere ansia prima di un esame così grande, ma dimmi una cosa. Hai fatto il possibile fino ad ora? Sì, credo di sì. Ho studiato tanto, ho chiesto aiuto ai professori, ho fatto simulazioni. E allora? Hai fatto la tua parte. Ora devi solo fidarti di te stessa. Prenditela con calma stasera, fai una passeggiata, respira profondamente. Domani studia ancora un po', ma senza esagerare. Ma se dimentico tutto nell'aula, se mi blocco? Ascolta, può succedere a chiunque di avere un vuoto di memoria, ma tu hai la mente chiara, hai la forza. E ricordati, non sei sola. Io ci sono, i tuoi amici ci sono. Tutti quelli che ti vogliono bene sanno che ce la puoi fare. Grazie, Fabio. Sai, a volte basta sentire queste parole per sentirsi un po' meglio. Perché a volte non serve una soluzione perfetta, a volte basta sapere che qualcuno ti è accanto. E io sono qui. E credo in te, davvero. Grazie. Forse hai ragione. Devo solo respirare, andarci piano e ricordare che non è la fine del mondo se non va tutto perfetto. Esatto, e comunque che tu lo passi o no, non definisce chi sei. Tu sei già forte e vedrai, andrà tutto bene. Davvero. Andrà tutto bene. Sì, ripeto questa frase. Andrà tutto bene. Ora che avete ascoltato il dialogo tra Lisa e Fabio, è il momento di analizzare insieme alcune frasi chiave. Queste sono espressioni utili, naturali e molto comuni nella lingua parlata italiana. Impararle vi aiuterà a esprimervi meglio in situazioni reali. La prima frase è: respira un attimo. È un modo gentile ma diretto per chiedere a qualcuno di fermarsi, calmarsi, prendere fiato. Non è un ordine, ma una carezza con le parole. Si usa quando vedi qualcuno agitato. Potete usarla così. Respira un attimo e raccontami con calma cosa è successo. Seconda frase. Sei tu che hai studiato ore ogni giorno. Questa struttura enfatizza la persona e il suo impegno. In italiano ripetere sei tu che serve per rafforzare un'idea, per ricordare a qualcuno il suo valore. Esempio, sei tu che hai superato quel momento difficile, non dimenticarlo. Terza espressione. Prenditela con calma stasera. È un consiglio affettuoso. Usa il verbo prendersela con l'avverbio con calma per dire non correre, non stressarti, vai piano. Altra versione. Domani hai tempo, stasera prenditela con calma e riposati.
Quarta frase, non sei solo. Semplice, breve, potentissima. In italiano si usa spesso in contesti emotivi. Può essere detto da un amico, da un familiare, da un collega. È un modo per dire io ci sono, non devi affrontare tutto da solo. Si può anche dire non sei sola, al femminile, ovviamente. E ora passiamo alle frasi del secondo dialogo. Anche qui, 4 frasi importanti. Prima, capisco che ti senti sotto pressione. È una frase empatica, perfetta per mostrare comprensione. Il verbo capire seguito da che introduce una situazione altrui. Potete usarla così. Capisco che sei arrabbiato dopo quello che è successo. Seconda, hai fatto la tua parte. Significa che la persona ha già fatto tutto ciò che poteva. È un modo per rassicurare e togliere senso di colpa o ansia. Esempio. Non puoi controllare il risultato, ma hai fatto la tua parte. Ora basta. Terza, può succedere a chiunque di avere un vuoto di memoria. Questa frase normalizza un'esperienza spiacevole. In italiano usiamo può succedere a chiunque per dire che qualcosa è comune, umano, normale. Altra versione, può capitare a tutti di sbagliare. Infine la quarta. Andrà tutto bene. La frase simbolo di questa puntata. Futuro semplice del verbo andare, con tutto come soggetto. È una promessa di speranza. Si può dire a se stessi o agli altri. Esempio. Lo so che ora fa male, ma andrà tutto bene, vedrai. Ripetiamo insieme le 8 frasi chiave. 1. Respira un attimo. 2. Sei tu che hai studiato ore ogni giorno. 3. Prenditela con calma stasera. 4. Non sei solo. 5. Capisco che ti senti sotto pressione. 6. Hai fatto la tua parte. 7. Può succedere a chiunque di avere un vuoto di memoria. 8. Andrà tutto bene. Memorizzatele. Ripetetele ad alta voce. Provate a usarle nelle vostre conversazioni. Sono frasi che fanno la differenza, nel linguaggio e nel cuore. Ora è il momento del nostro costruttore di fluidità, lo spazio pensato per aiutarvi a parlare un italiano più naturale, più vicino a come lo parlano davvero i madrelingua. Già, perché imparare le frasi giuste è importante. Ma altrettanto importante è capire come vengono dette, con quale tono, con quali piccole sfumature che rendono il discorso fluido e autentico. Cominciamo con un trucco molto usato in italiano. Le frasi di riempimento. No, non sono inutili. Anzi, aiutano a prendere tempo mentre pensi e rendono il parlato più naturale. Per esempio, invece di stare in silenzio, puoi dire allora, insomma, voglio dire, cioè, ascoltate. Allora, forse non è così grave. Insomma, hai fatto del tuo meglio, no? Voglio dire, non puoi controllare tutto. Un'altra cosa importante, l'intonazione empatica. In italiano, il tono della voce trasmette emozione quanto le parole. Quando dici andrà tutto bene, fallo con un tono caldo, lento, rassicurante. Non come una frase fatta, ma come una carezza con la voce. Provate. Andrà tutto bene. Sì, con pause leggere, con calma. Poi, attenzione ai diminutivi affettuosi. Li usiamo spesso quando vogliamo addolcire una situazione o una parola. Per esempio, invece di dire problema, potete dire problemino. Oppure paura, pauricina. Non cambia il significato, ma lo rende meno pesante. Tranquilla, è solo un problemino, si risolve in un attimo. Ecco un'altra strategia. Ripetere con variazione. Quando qualcuno esprime un'emozione, non basta dire sì. Ripeti la frase con parole diverse per mostrare che stai ascoltando davvero. Per esempio, sono così preoccupata. Capisco,
sei molto preoccupata. È normale, dopo quello che hai passato. Questa tecnica si chiama riflessione emotiva ed è potentissima nelle conversazioni. Infine un consiglio fondamentale. Non cercare la perfezione. Gli italiani parlano spesso con frasi incomplete, ripetizioni, gesti. E va bene così. L'importante è comunicare. Se dici, boh, non lo so, forse sì, forse no, stai parlando un italiano autentico. Boh, è una parola vera, usata ogni giorno. Quindi ricapitoliamo. 1. Usate frasi di riempimento come allora, insomma, cioè per rendere il parlato più naturale. 2. Giocate con l'intonazione, soprattutto nelle frasi di conforto. 3. Addolcite le parole con i diminutivi, pensierino, difficoltà piccolina, problemino. 4. Riflettete le emozioni dell'altro con parole diverse. 5. Accettate l'imperfezione. Anche noi madrelingua sbagliamo, ripetiamo, esitiamo. Usate questi strumenti ogni volta che parlate. Non serve usarli tutti insieme, ma con il tempo diventeranno parte del vostro modo di esprimervi. E il vostro italiano suonerà più vero, più umano. Ora è il momento di ascoltare di nuovo il dialogo tra Lisa e Fabio. Questa volta però ascoltate con un obiettivo preciso: riconoscere le frasi che abbiamo analizzato insieme. Sì, fate attenzione alle espressioni chiave che abbiamo visto. Respira un attimo. Hai fatto la tua parte. Non sei solo. Andrà tutto bene. E tutte le altre. Provate a individuarle mentre parlano. Chiudete gli occhi se volete. Lasciatevi trasportare dal ritmo naturale della conversazione. Non preoccupatevi di capire ogni singola parola. Concentratevi sulle emozioni, sui toni, sui momenti in cui Lisa si apre e Fabio la sostiene con le parole giuste. E mentre ascoltate, ripetete dentro di voi le frasi che riconoscete. Oppure, se siete in un posto tranquillo, provate a ripeterle ad alta voce subito dopo che le sentite. È un ottimo esercizio per fissare il vocabolario e migliorare la pronuncia. Pronti? Ecco di nuovo il dialogo tra Lisa e Fabio. Ascoltate con attenzione. Questa seconda volta noterete sicuramente molte più cose rispetto alla prima. Fabio, non ce la faccio. Sono giorni che non dormo bene, ho l'esame tra 2 giorni e ho la testa vuota. Continuo a pensare, e se sbaglio tutto, e se non sono abbastanza preparata? Lisa, respira un attimo. Vieni qui, siediti. Guardami. Sei tu che hai studiato ore ogni giorno questa settimana. Sei tu che hai superato prove difficili anche prima. Perché ora dubiti di te stessa? Non lo so, forse perché questa volta è diverso. È un esame importante, cambia tutto. Se non lo passo, forse perdo l'opportunità del tirocinio. Capisco che ti senti sotto pressione. È normale avere ansia prima di un esame così grande, ma dimmi una cosa. Hai fatto il possibile fino ad ora? Sì, credo di sì. Ho studiato tanto, ho chiesto aiuto ai professori, ho fatto simulazioni. E allora? Hai fatto la tua parte. Ora devi solo fidarti di te stessa. Prenditela con calma stasera, fai una passeggiata, respira profondamente. Domani studia ancora un po', ma senza esagerare. Ma se dimentico tutto nell'aula, se mi blocco? Ascolta, può succedere a chiunque di avere un vuoto di memoria, ma tu hai la mente chiara, hai la forza. E ricordati, non sei sola. Io ci sono, i tuoi amici ci sono. Tutti quelli che ti vogliono bene sanno che ce la puoi fare. Grazie, Fabio. Sai, a volte basta sentire queste parole per sentirsi un po' meglio. Perché a volte non serve una soluzione perfetta. A volte basta sapere che qualcuno ti è accanto. E io sono qui. E credo in te, davvero. Grazie. Forse hai ragione. Devo solo respirare, andarci piano e ricordare che non è la fine del mondo se non va tutto perfetto. Esatto. E comunque, che tu lo passi o no, non definisce chi sei. Tu sei già forte e vedrai, andrà tutto bene. Davvero. Andrà tutto bene
Sì, ripeto questa frase. Andrà tutto bene. Com'è andata? Avete riconosciuto le frasi che abbiamo studiato? Forse ora alcune parti del dialogo vi sembrano più chiare, più familiari. Perfetto. Questo è esattamente l'obiettivo. Ascoltare più volte, ogni volta con un focus diverso, per migliorare comprensione, pronuncia e sicurezza. Carissimi ascoltatori, grazie di cuore per essere stati con noi in questa puntata. Sappiamo che imparare una lingua non è sempre facile e a volte può sembrare un cammino lungo, pieno di dubbi. Ma ricordate, ogni parola che imparate, ogni frase che ripetete, ogni dialogo che ascoltate con attenzione, vi porta un passo più avanti. Non importa la velocità. L'importante è non fermarsi. E se oggi avete ascoltato questa puntata, se avete ripetuto le frasi ad alta voce, se avete sentito dentro di voi una piccola scintilla di speranza o di coraggio, allora significa che state già migliorando, non solo in italiano, ma anche come persone. Perché imparare una lingua è anche un atto di fiducia. Fiducia in se stessi. Fiducia nel futuro. E oggi vogliamo lasciarvi con questa certezza. Andrà tutto bene. Davvero. Se vi è piaciuta questa lezione, condividetela con qualcuno che sta imparando l'italiano. Forse anche loro hanno bisogno di sentire che non sono soli. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al podcast. Ogni nuova puntata vi aspetta per accompagnarvi nel vostro percorso. Potete scriverci, suggerire temi, raccontarci la vostra esperienza con l'italiano. Siamo qui per voi. Ogni messaggio che riceviamo ci riempie di gioia. E ora, un ultimo invito. Oggi provate a dire ad alta voce in italiano: andrà tutto bene. Ripetetelo. Sentite le parole sulle labbra, lasciate che vi diano forza. Siamo fieri di voi. Ogni giorno, ogni ascolto, ogni piccolo passo. Grazie ancora. Alla prossima puntata di Italian Pod. Arrivederci a tutti. E ricordate, non siete soli. Ce la state facendo. Andrà tutto bene.